Roger said, as soon as I receive the release by the port operator, I send the ready message. At the moment, your slot time is 1:5 to 7. Okay. Vi siete mai chiesti come riescono quelle compagnie aeree chiamate in inglese low cost, a basso costo, ad offrire voli a pochi euro in tutto il mondo? E a guadagnarci, quotandosi anche in borsa? Mentre le vecchie compagnie di bandiera che fanno pagare i biglietti più del triplo guadagnano meno o sono addirittura in perdita. Quali sono i segreti delle compagnie low cost? Grazie ad una deregolamentazione degli anni 90, qualsiasi linea europea può volare dovunque all'interno della comunità. Ad esempio, una linea irlandese può effettuare voli interni in Italia o in Spagna. È questa l'occasione che ha fatto nascere le nuove compagnie, ma la capacità di offrire voli così convenienti è soprattutto il frutto di abili strategie industriali e commerciali. Vediamo quali sono i punti più importanti. Innanzitutto, invece di volare negli aeroporti più grandi e più affollati, queste compagnie scelgono aeroporti più piccoli. Ad esempio, per Milano, invece di Malpensa o Linate, Orio al Serio vicino Bergamo. Per Roma, Ciampino invece di Fiumicino. Negli aeroporti più piccoli queste compagnie ottengono due vantaggi. Il primo, le tasse aeroportuali sono molto più basse. Non solo, le operazioni di carico e scarico dei passeggeri avvengono molto più rapidamente. Invece dell'ora e più che ci vuole a Fiumicino, a Ciampino si riesce a far ridecollare l'aereo dopo appena mezz'ora. Una piccola astuzia di queste compagnie ci fa capire quanto sia per loro importante far ripartire al più presto gli aerei appena arrivati. Per accelerare la pulizia dell'aereo sono stati proibiti a bordo le noccioline e altri generi di conforto che spargono briciole e gusci. Più a lungo gli aerei sono in volo, più passeggeri trasportano, maggiori sono gli incassi, anche se il biglietto costa meno. Secondo punto, la flotta degli aerei. Le più importanti compagnie low cost hanno un solo tipo di aereo, il Boeing 737. Comprando in blocco molti aerei si ottengono prezzi più bassi. Per rosicchiare ancora qualcosa, alcune compagnie chiedono addirittura i sedili non reclinabili e i finestrini senza tendine. Questa scelta semplifica moltissimo anche la manutenzione e si guadagna persino sulla sicurezza. Non solo, gli equipaggi, piloti e assistenti di volo, possono essere trasferiti da un aereo all'altro senza bisogno di un nuovo addestramento. Quindi, grande flessibilità e grandi risparmi anche in questo caso. Terzo punto di questa abile strategia, le prenotazioni. I biglietti delle compagnie low cost si comprano su internet e questo porta almeno due vantaggi. Si riduce il personale delle biglietterie e non si pagano le commissioni alle agenzie. Non solo, sul sito internet della compagnia low cost appaiono anche società per prenotare l'albergo, la macchina a noleggio e altri servizi per il viaggiatore. Ovviamente la compagnia percepisce una percentuale su tutti questi servizi. Quarto punto. I contratti con piloti e assistenti sono molto diversi da quelli delle compagnie di bandiera. Il personale di volo si impegna ad andare ad abitare vicino alla base dei propri voli. Se un pilota irlandese ha la propria base a Orio al Serio, dovrà trasferirsi vicino a quell'aeroporto. In questo modo vengono tagliati i costi per portare il personale viaggiante verso le basi di partenza dei loro voli. Sembrano dettagli organizzativi marginali, ma per una compagnia la gestione flessibile del personale significa risparmi enormi. Fra l'altro queste compagnie riescono a far volare i piloti per quasi 900 ore all'anno, cioè molto vicino al limite che per un accordo internazionale non può essere superato. Compagnie di bandiera come quella italiana riescono a far volare i piloti per circa 650 ore, cioè non sono in grado di utilizzare in modo ottimale le professionalità più costose. Quinto punto. Questi voli a basso costo vengono chiamati a ragion veduta senza fronzoli. Sono cioè molto spartani. A bordo, se si vuole un caffè, si paga. Se si vuole un panino, si paga. Il giornale si paga. Ci sono limiti anche sui bagagli. Se oltre il bagaglio a mano si deve spedire una valigia, bisogna pagare.
Una grande abilità degli strateghi di queste compagnie è offrire tariffe molto differenziate a seconda dei periodi dell'anno, degli orari o di particolari eventi che possono attirare il pubblico in certe località. Persino sul carburante le compagnie low cost riescono a risparmiare utilizzando le tecniche finanziarie più sofisticate e, per così dire, assicurandosi contro le oscillazioni dei prezzi, comprando i cosiddetti futures del petrolio e di vari combustibili sulle borse merci di New York o di Londra. E dalla primavera di quest'anno la deregolamentazione riguarderà anche i voli da e per l'America, una delle ultime fortezze ancora controllate dalle tradizionali compagnie di bandiera si sta sgretolando. Quali scenari può riservare il futuro? Un abbassamento delle tariffe per i viaggiatori e un innalzamento della qualità dei servizi, perché questo è sempre l'effetto dell'aumentata concorrenza. Qualcosa di simile può succedere anche per i voli intercontinentali, si spera. E la speranza è che questa deregolamentazione si estenda rapidamente anche alle altre grandi relazioni intercontinentali che sono ancora in regime di monopolio, in particolare con l'India e con la Cina, che sono i due mercati in più rapida crescita come rapporti con l'Europa. Anche sulle linee transcontinentali potrebbe dunque ripetersi il copione già sperimentato in Europa. E c'è da notare che i passeggeri delle low cost non sono soltanto quelli strappati alle vecchie linee aeree, sono viaggiatori che prendono l'aereo perché costa poco. È un nuovo pubblico che scorrazza per l'Europa e forse fra qualche anno per l'America e che senza queste compagnie probabilmente sarebbe rimasto a casa.